Oh, senti Fabiano, non se ne può più. Stavolta tocca a te preparare gli stuzzichini. Io li ho fatti ieri sera. E stuzzichini. Adesso tocca a me. A me capita serata di sabato. Ciccio, ho fatto più stuzzichini io che tu nel resto della tua vita. Per cui oggi tocca ancora a te. Sì, sabato. Un giorno vai in palestra, il giorno dopo vai in palestra, il giorno dopo vai ancora in palestra, e poi il canto, e poi la lezione di teatro, la recitazione, il provino. Non funziona così, Fabiano. La corvée capita come capita, e a me sono già capitati 3 sabati nell'ultimo mese. Per cui dai, facciamo decidere alla sorte. Che dici, facciamo testa o croce, va bene? Testa cucini tu e croce io. Va bene, ma non barare come l'altra volta con quella moneta toccata, se non ti spacco a faccia. Questa volta la moneta te la do io. Giusta. Ecco, questa sembra buona. Usa questa. Sei sicuro? Fammela guardare. Dai, mi voglio fidare, dai, la lancio. E che la fortuna mi assista. Tiè, corna e bicorna. Jimmy, cos'è sta storia? Non è che stiamo sognando oppure ci siamo strafatti che vedo la moneta che anziché cadere sul lato è rimasta in verticale? Stai scherzando? La vedi? Si è formata in verticale, sta nata moneta. Com'è possibile? Oh, ma vedi mica Nolan in giro? Siamo finiti forse sul set di Inception. Aspetta che mi do un pizzico, non si sa mai. Ah! Oh, no, non stiamo sognando, siamo svegli tutti e due. Oddio. E se non si fermasse mai? Saremmo condannati all'eterno dubbio degli stuzzichini. Ragazzi, caruccia con la moneta che gira su se stessa come una trottola e non si ferma mai, Sì, però Mario, tu non è che puoi entrare così senza nemmeno salutare e già iniziare a prenderci per il culo, scusami. Guarda qua Mario, guarda qua. Questa roba è posseduta, non è testa e croce, entrambe. Che sta succedendo qui? Ma adesso che facciamo? Devo mettere il cartello oggi non si mangia? Beh no, dai ragazzi, la fisica ci dice che prima o poi collasserà in uno dei due stati, o testa e croce, e potrete finalmente stabilire a chi tocca la corvée di oggi. La moneta che collassa, quello che collassa adesso sono io perché ho una fame e se non faccio stuzzichi non posso fare gli assaggini. Fabiano, sappi che in questo caso il termine collassare è proprio la parola giusta, E in realtà quella moneta che gira è l'immagine perfetta di un fenomeno che ha cambiato il mondo a partire dal secondo decennio del secolo scorso, la sovrapposizione quantistica. Aspetta, mi vorresti dire che questa moneta rotante adesso è diventata quantistica? Beh, ovviamente no, ma un'ottima metafora in fondo. Finché gira non è né testa né croce, è entrambe, e solo quando si fermerà, quando la potrete osservare, sceglierà uno dei due stati. E oggi ragazzi parleremo proprio di questo, di come l'uomo ha imparato a costruire macchine fatte di monete quantistiche che non smettono mai di girare. Insomma, tutto un raggiramento di monete. Vediamola come una piccola lezione di meccanica quantistica in diretta, piuttosto ragazzi. Una moneta che gira su se stessa, di fatto, è come sospesa fra due stati e solo quando si fermerà collasserà e sceglierà uno dei due. Ecco qua ragazzi, è collassata ragazzi, e direi che è a testa. Maronna sbomballata, sbullonata e sdrenata, ti pareva che toccava a me? Eppure la fisica quantistica mi ha dato ragione, caro Fabiano. E ora gli stuzzichini li prepari tu. Ecco. Anche oggi l'universo intero è contro di me. Appunto, fosse solo oggi, porca zozza. Ragazzi, ecco un perfetto esperimento scientifico. Risultati ripetibili e anche inevitabili. Quindi in sostanza tutta questa storia di sovrapposizioni serve solo a farmi cucinare porcherie che Jimmy non riesce mai a dare manco gratis? No, Fabiano. Serve a ricordarci che la natura, prima ancora di decidere, esplora tutte le possibilità. E quindi l'universo penserebbe probabilisticamente? Ed è proprio da lì che nasce il concetto del computer quantistico. Una macchina che non sceglie subito, ma calcola tutte le strade in una volta sola. Tutti assieme. Mario, ma che? Ti sei bevuto l'antigel oggi che per di sta roba? Beh, non è facile da accettare e tantomeno da comprendere. Benvenuti nel mondo dei computer quantistici, dove il calcolo non è più certezza, ma diventa probabilità organizzata. Ma io ancora non mi tolgo dalla testa quella scena della moneta che stava girando su se stessa all'infinito. Ti giuro che mi sono sentito sul set Inception. Un po' come se fossi DiCaprio, ma con la faccia più brutta. E con quell'assurda trottola. Considera che quella moneta che girava è stata per un po' la perfetta metafora di uno dei concetti più strani ed affascinanti della meccanica quantistica. La sovrapposizione. Sovrapposizione? Che sta dicendo Mario? Era una moneta che girava, stop, nient'altro.
Nel nostro mondo fisico, diciamo quello classico, qualsiasi oggetto macroscopico ha sempre una posizione, una velocità, uno stato, sempre preciso e ben definito. Ma nel mondo quantistico, quello per intenderci degli elettroni, dei fotoni, degli atomi, le cose non sono mai così ben definite. Un elettrone, per esempio, non sta mai in un punto ben preciso. Ha una probabilità di trovarsi in molti punti diversi. È un po' come se fosse in tutti quei luoghi allo stesso tempo finché non lo osservi o lo misuri. Ed è comprovato dalla scienza. Finché non lo osservi, è come se vivesse in una nuvola di possibilità. Ma nel momento in cui lo osservi e lo misuri, quella nuvola collassa in un solo punto. E questo vale per qualsiasi proprietà quantistica, ovvero posizione, spin e energia. Allora, caro Mario, qui c'è qualcosa che non cosa. Se ti ho ben capito, nel mondo quantico le cose possono più cose in un stesso momento? Esatto, Jimmy, questo è il cosiddetto principio di sovrapposizione. Un sistema può trovarsi in una combinazione simultanea di stati diversi ed è proprio da qui che nasce il concetto di qubit. Ah, qubit, lo conosco, il piatto nazionale polacco, giusto? Beh no, Fabiano, nel mondo dei computer classici, l'informazione è fatta di bit. Ciascuno può valere 0 oppure 1, acceso o spento, vero o falso insomma. Ma nel mondo quantico un qubit può essere contemporaneamente 0 e 1, con certe probabilità. Non è indeciso, è semplicemente entrambi, fino a che non lo misuriamo. Ecco, torna il mal di testa ogni volta di queste cose strane. Mario, io non ci sto a capire più niente, scusami. Finché non lo osservo il qubit non è né 0 e né 1, ma tutte e due. Ed è questo che rende i qubit straordinari, la loro capacità di rappresentare più stati contemporaneamente. Se hai un solo bit classico, hai 2 stati possibili. Con un solo qubit, invece, hai una combinazione continua di infiniti stati possibili fra 0 e 1. E matematicamente tutto questo si rappresenta con la formula psi uguale alfa per 0 più beta per 1, che in pratica significa lo stato psi è una sovrapposizione di 0 e 1 con ampiezze alfa e beta, dove alfa e beta sono numeri complessi che rappresentano quanto probabilisticamente c'è di 0 di 1 e devono rispettare sempre la regola che alfa quadro più beta quadro è uguale a 1. Oddio, Mario, lo so che quando dici queste cose fai venire ancora più mal di testa. Ho questo problema equazionale algebrico. Io ti tiro un bricco in testa se non mi fai capire meglio. Beh, hai ragione Fabiano, troppe formule. Cerco di fartela semplice. Limitati a pensare che un bit può rappresentare solo un 1 o uno 0, o l'uno o l'altro, non tutti e due assieme. Un qubit invece contiene al suo interno una sovrapposizione di entrambi gli stati, 0 e 1 contemporaneamente, per cui in un qubit ci stanno contemporaneamente 2 possibili stati. Chiaro, come una moneta che girava prima, sì, né testa né croce, un po' tutte e due, giusto? E ora estendiamo lo spazio degli stati possibili. Con 2 qubit otterremo 4 stati sovrapposti interconnessi. Con 3 qubit otterremo 8 stati. Passiamo a 10 qubit, otterremo 1024 stati. Insomma, ogni volta che aggiungiamo un qubit, il numero di stati cresce esponenzialmente con risultati sorprendenti. Pensate che con soli 300 qubit otterremo più possibili stati di quanti atomi ci stiano nell'intero universo osservabile. Mi stai dicendo che con un pugno di qubit posso rappresentare più possibilità di quante ne esistano davvero? Non proprio più di quante ne esistano, Jimmy, ma sicuramente tutte quelle che possono esistere tutte insieme. Con 3 qubit, ad esempio, non hai uno stato alla volta, hai 8 stati sovrapposti contemporaneamente, 8 possibilità tutte di fronte a te. Come se invece scegliere la combinazione io li tenessi tutti in tasca. E questo è proprio il punto. Nel mondo quantistico non devi lavorare una scelta alla volta, puoi metterli in gioco tutte assieme, tutte le possibilità in parallelo, come onde che coesistono tutte insieme. Se sono tutte sovrapposte, come fa il computer a trovare quella giusta? Voglio dire, se ho un problema da risolvere, una combinazione corretta da scoprire, una risposta corretta da ricercare, com'è che la distingue in mezzo a tutte le altre? Ottima domanda, Jimmy, perché qui entriamo nel cuore proprio del calcolo quantistico. Come prendi un problema reale con molte soluzioni possibili e lo trasformi in qualcosa che un insieme di qubit può esplorare tutto in una volta sola. E che? Cioè,
tu puoi dire uè, computer quantistico, trova la risposta qua in mezzo. Lui le guarda tutte insieme in una botta sola e poi ti risponde certo capo, fatta. In un certo senso sì, Fabiano, molto colorito ma corretto. Spieghiamola un po' meglio. Prima dobbiamo comprendere bene il problema e tradurlo in una lista di possibili soluzioni. Pensiamo ad esempio a un caso semplice, dai, una cassaforte con 8 possibili combinazioni. Per esempio tutte le combinazioni binarie da 000 a 111, sono 8. In un computer classico parliamo insomma di 8 combinazioni, per cui occorre verificare tutte le possibili combinazioni eseguendo la lettura di tutti e gli 8 i possibili stati. Invece in un computer quantistico i 3 qubit vengono messi in sovrapposizione uniforme a formare un'unica onda fatta da 8 componenti. Praticamente, tornando all'equazione che ha fatto girare la testa a Fabiano, e probabilmente non solo a lui, tutto questo deve essere visto come un'unica cosa, lo vedete, un'unica onda, un'unica equazione, un'unica entità matematica che possiede al suo interno tutti gli 8 stati simultaneamente. E adesso arriva il pezzo forte, ragazzi. Se tutte le combinazioni esistono insieme come componenti della stessa onda quantistica, le vedi tutte in un colpo solo e il sistema può decidere da solo qual è quella giusta. Aspetta Fabio, ridammi questo martelletto che ci devo rompere il ghiaccio. Non gli rompo la testa a Mario che sta dicendo mucche cavolate. E tu Mario dicevi su tutte, così in un colpo solo. Pensaci bene, Jimmy. Ti ho detto prima che hai un'unica onda quantistica che contiene 8 componenti. Vi ho detto anche l'equazione, non voglio che ve la ricordate, voglio che vi teniate in testa solo che in quell'equazione ci sono tutte e 8 le combinazioni che coesistono contemporaneamente, da 000, 001, 010 fino a 111 e le vedi tutte contemporaneamente, ognuna ha la sua probabilità di essere quella giusta. Aspetta, non sono 8 cose diverse quindi, è un po' come se fossero, passiamo in termine, 8 note diverse dentro una stessa vibrazione. Perfetto Jimmy, ora ci sei perfettamente, stai entrando nel giusto feeling, lo sento. E a questo punto attenzione ragazzi, ora entra in scena l'oracolo. Un oracolo, tipo la Sibilla Cumana dentro sto computer quanto? Ecco, adesso prendo la carta ed esce la luna nera. Wow! Beh, più o meno Fabiano, ma molto più preciso. L'oracolo è un pezzo di circuito quantistico costruito per riconoscere la soluzione corretta, senza rivelarla direttamente. Ecco, adesso fanno gli oracoli sul computer. Che fanno poi i maghi alla televisione, alle radio, con questo coso qui che ruba il mestiere? Cioè, questa roba che serve? Torniamo alla nostra cassaforte con un codice di 3 cifre binarie e quindi 8 combinazioni. Voi non sapete qual è il codice quello giusto, ma avete un circuito quantistico, appunto l'oracolo, che dato un codice vi può dire solo se è giusto o sbagliato, nient'altro. Nel mondo classico dovreste provare le combinazioni una ad una, da 000 fino a 111, tutte 8. Ma nel mondo quantistico potete preparare i vostri 3 qubit in uno stato di sovrapposizione di tutte le combinazioni possibili, tutte le 8 chiavi aperte contemporaneamente ed equiprobabili. Fatto questo, potrete applicare l'oracolo sulla combinazione quantistica di tutti gli stati possibili in un'unica iterazione, perché tutte le combinazioni sono già presenti dentro la stessa onda. Oh wow, quindi l'oracolo non farà 8 tentativi ma soltanto un passo, eseguito di fatto poi sugli 8 stati contemporaneamente, e potrà quindi indovinare la combinazione corretta con una sola interazione. Esatto, ma non potrà subito permettere di individuarla, dato che potrà al massimo cambiare la fase della sua onda corrispondente. Questo quindi non basterà per permetterci di individuarla, è un po' come un minuscolo cambio di tono all'interno di una sinfonia. Aspetta che qua mi stai facendo un po' confondere, quindi? E quindi a questo punto entra in gioco la seconda parte del trucco, che si chiama fase di diffusione. Il circuito adesso farà interferire tutte le onde e poi per pura fisica, per il modo stesso in cui le fasi si sommano o si annullano, le soluzioni sbagliate si cancelleranno parzialmente, mentre quella corretta verrà amplificata. Quindi non è che segna la soluzione giusta, la fa soltanto cantare più forte, giusto? Perfetto, un ottimo modo di dirlo Fabiano, sai? E non si tratta infatti di una ricerca tradizionale, è un processo di selezione naturale delle probabilità. Alla fine, quando misurerai i qubit, quella combinazione cantata più forte è quella che apparirà con altissima probabilità e sarà la chiave giusta della cassaforte. Pesante!
E questa è la cosa davvero rivoluzionaria, ragazzi, pensateci bene. Quando puoi identificare la soluzione giusta tra miliardi di combinazioni con pochissime interazioni, allora puoi affrontare problemi che nessun computer classico risolverebbe prima della fine dell'età intera dell'universo, letteralmente. Problemi di chimica quantistica, crittografia, ottimizzazione, simulazione di materiali, tutte cose che oggi richiederebbero milioni di anni di calcolo tradizionale e diventano, almeno in teoria, risolvibili in minuti o addirittura secondi. Se ho ben capito, quindi, quando parliamo di computer quantistici non stiamo semplicemente parlando di computer che sono più veloci, ma che appartengono proprio ad un'altra categoria di macchine. Il computer quantistico non è un supercomputer veloce, è un computer che ragiona con un linguaggio completamente diverso, che usa le probabilità invece delle certezze e l'interferenza invece dei bit. Ma tutto questo potere dipende da una cosa fondamentale, i qubit. È da lì che tutto comincia. Aspetta Marius, perché io al massimo ti posso fare i qubit, quelli di ghiaccio. Ma come si fanno questi qubit? Jimmy, la questione è complessa assai, come direbbe Fabiano. Per creare dei qubit devi avere sistemi fisici che possono stare in sovrapposizione quantistica senza essere disturbati in alcun modo dal mondo esterno. E questo, ragazzi, è difficilissimo da ottenere. Ed è per questo che i computer quantistici moderni devono essere tenuti a temperature vicine allo zero assoluto, isolati, schermati, protetti da ogni vibrazione e da ogni interferenza possibile. Ma allora vedi che sono i qubit di ghiaccio, avevo ragione. Ma di quanto freddo parliamo? Tipo i grandi congelatori degli ipermercati? Molto di più, Jimmy. Parliamo di minuscoli circuiti che devono stare a circa meno 273 gradi, praticamente prossimi allo zero assoluto, più freddi dello spazio profondo. Ma no, ma che cosa è sta roba? Polaretti? Ci sono pinguini qua dentro, ma quanto freddo è? Di più, molto di più. E comunque, il freddo assoluto non basta, ragazzi. I qubit sono fragilissimi. Qualsiasi vibrazione, qualunque rumore elettrico, qualunque minuscola fonte di calore può distruggere lo stato quantistico in una frazione di secondo. E per questo motivo, creare qubit richiede ingegneria ai limiti dell'impossibile. Materiali superconduttori, laser di precisione, camere criogeniche, trappole elettromagnetiche. Oddio, te l'ho detto io che faccio meglio a fare i cubetti e riempirti questo bicchiere di spritz, va là. Vai, fai cubetti, Jimmy. Vai, aspetta, intanto fammi bere un sorso perché qua veramente, come direbbe Fabiano, mi stai facendo venire mal di testa. Allora, prima di fare i calcoli quantistici bisogna costruire i qubit e tenerli in vita, corretto? Esatto, Jimmy, ed è proprio di questo che vi voglio parlare ora. Abbiamo capito perché sono potenti. Ora dobbiamo vedere come si costruiscono questi minuscoli, sensibilissimi atleti olimpici della fisica quantistica. E fidatevi, la tecnologia che c'è dietro è ancora più sorprendente di quanto abbiamo discusso finora. Adesso però il mio spirito di ingegnere mi ha fatto venire la curiosità. E quindi raccontaci tutto, dai. Però cerca di essere chiaro senza tralasciare alcun dettaglio. Bene, la domanda naturale è: ma come diavolo si costruisce un qubit? Perché non è un numero scritto su un foglio, è un oggetto fisico, reale, che deve obbedire alle leggi della meccanica quantistica. E a questo punto l'ingegno umano si è scatenato e abbiamo creato tanti diversi modelli di qubit. Ecco, ti pareva? Tanti? Ma perché tanti? Ma non potevamo semplificare e fare soltanto un qubit di un solo tipo? Creare un qubit stabile è difficilissimo, ragazzi, per cui si sono esplorate tante strade. Dovete sapere che i qubit in generale hanno un nemico mortale, l'ambiente. Calore, rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, persino l'aria. Basta un niente e la sovrapposizione quantistica, la cosa che li rende davvero speciali, svanisce come un sogno al mattino. È il fenomeno che chiamano decoerenza. I qubit in effetti sono delicatissimi. Vivono in uno stato in cui possono essere molte cose insieme, ma basta che l'ambiente li sfiori e crollano in uno stato ben preciso. Un qubit non vuole essere toccato da niente. Gli basta un fotone vagante, una molecola d'aria, un miliardesimo di grado in più e puff, lo stato quantistico si rompe. Ma no, e allora come fanno questi computer quantistici a non schiattare dopo mezzo secondo? Con enorme fatica. Raffreddiamo i qubit praticamente al limite dello zero assoluto. Li chiudiamo in camere schermate dove ogni vibrazione è assorbita, ogni campo elettrico è cancellato, ogni radiazione è bloccata. E poi usiamo tecniche matematiche, hardware complicatissime, un sacco di astuzie ingegneristiche per tenerli coerenti quel tanto che basta per fare un calcolo utile.
Quanto dura un qubit in media? Dipende dalla tecnologia, Jimmy. Alcuni durano qualche microsecondo, altri millisecondi. Alcuni, più avanzati, arrivano a frazioni di secondo, una sciccheria. Può sembrare poco, raga, ma quando lavori nel mondo quantistico quei tempi sono eternità. In un millisecondo un qubit può fare milioni di operazioni. Quindi sti qubit sono geniali, ma sono fragili, potenti, ma se qualcosa starnutisce, schiattano. E ora viene la parte davvero interessante, Come si costruiscono i qubit in grado di sopravvivere abbastanza a lungo per riuscire a fare calcoli veri? Prepariamoci ragazzi, parleremo di superconduttori, laser, trappole magnetiche, sarà un viaggio pazzesco. Ecco, altre pazzerie da mal di testa. Aspetta Mario, Fabiano, fermiamoci un attimo, va. Facciamo un'altra bella bevuta, Sì, così sì, facciamo dai, riprendere dai. fiato anche ai nostri umani ascoltatori. Quanti qubit di ghiaccio ti metti? Per me almeno 3. Ok, per Mario 3 qubit di ghiaccio. Va bene, dai Mario, beviamo questo spritz e poi inizia a raccontare, dai. Poco fa ho detto che, siccome creare un qubit stabile è difficilissimo, si sono esplorate tante strade e che si sono rivelate nel tempo avere pregi, sì, ma anche tanti difetti. Partiamo dai più diffusi oggi, i qubit superconduttori. Figurateveli come dei minuscoli circuiti elettrici, fatti con materiali che, se li porti quasi allo zero assoluto, e parliamo sempre dei famosi meno 273 gradi centigradi, diventano superconduttori. A quelle temperature la corrente scorre senza resistenze e puoi creare 2 livelli di energia stabili dentro il circuito. Il livello più basso lo chiamiamo Cat 0 e quello un po' più alto lo chiamiamo invece Cat 1 e la sovrapposizione è una combinazione dei due. Cat 0, Cat 1. Aspetta, sono quei fratelli contrabbandieri di guerre stellari? Guarda che mi fai dire, giacente a te. Computer quantistico quindi è fatto da pezzi di metallo congelato in frigorifero? Letteralmente, IBM, Google, tutti usano questa tecnologia oggi. I vantaggi? Sono veloci e si possono fabbricare con tecniche simili ai microchip classici. I problemi? Sono delicatissimi. Basta un po' di calore o un disturbo elettrico, puff, e la magia quantistica svanisce. Allora, fammi capire, con questa tecnologia i qubit sarebbero relativamente facili da produrre, temperature basse a parte che, permettimi di dire, non sono delle banalità da raggiungere. Sono potenti, ma anche delicatissimi, ed hanno quindi una vita breve. Ed è per questo che esistono altre soluzioni, come ad esempio i qubit a ioni intrappolati. Qui il qubit non è un circuito, ma un atomo vero e proprio, caricato elettricamente e sospeso nel vuoto tramite campi elettromagnetici. Non tocca niente, non vibra, non si sporca. Lo controlli con laser ultra precisi e i suoi 2 stati quantistici sono 2 livelli energetici del singolo atomo. È un qubit eccellente, stabile, preciso, pulito. Il suo punto debole? È lento e difficilissimo da scalare a centinaia o migliaia di unità. Quindi i superconduttori sono tanti ma fragili, gli ioni sono perfetti ma difficili da riprodurre in grandi quantità, e che 2 ioni. Ma esiste anche una terza famiglia che è ancora più affascinante. I qubit fotonici. Usano la luce stessa. Ogni fotone può rappresentare uno stato quantistico nella sua polarizzazione o direzione. Sono incredibilmente stabili e non subiscono quasi decoerenza. Hanno però anche loro un problema, ovviamente. Proprio che i fotoni non interagiscono facilmente fra loro e senza interazione è difficile farli parlare per eseguire calcoli complessi. Insomma, sono ottimi corridori solitari ma pessimi giocatori di squadra. Ma non finiscono qua. E quindi che altro c'è poi? Ci sono i qubit di spin. Molto promettenti, molto stabili, ma al momento difficili da controllare bene su scala industriale. Oppure ci sono anche i quantum dots, insomma piccole gabbie nei semiconduttori che catturano un elettrone e lo mantengono confinato. Sono interessanti perché se un giorno riuscissimo a produrne migliaia, sarebbero compatibili con la tecnologia dei microchip classici e quindi potremmo costruire dei microchip per quantum computers. Sarebbe una figata, potremmo anche andare a comprare al supermercato, all'Eurospin. Bellissima. Lasciamo perdere. Comunque, ragazzi, ognuna di queste cose che dici c'è una super qualità, ma c'è anche un super difetto. Allora dove sta il vantaggio? Sì, Fabiano, hai ragione, è tutto un compromesso. Chi è più veloce, o chi è più stabile, o chi è più facile da produrre, chi è più difficile da disturbare. Possiamo dirlo chiaro, siamo ancora nella fase darwiniana dei qubit. Tanti modelli diversi e solo in futuro potremo capire quale dominerà davvero. Diciamo che ci hai spiegato come è fatto un qubit e quanto è fragile, che tipi diversi ci sono, però una delle 1000 cose che non mi torna, a come diavolo li si mette poi insieme?
In poche parole, un qubit da solo è figo, ma per fare un computer immagino ne servono tanti. E quindi come si costruisce un cervello quantistico? Domanda perfetta, Jimmy. Perché un singolo qubit è solo un atleta solitario, è vero. Il vero potere nasce quando riesci a far collaborare tanti qubit e questo richiede 3 cose: controllo, collegamento e correzione degli errori. Controllo, collegamento e correzioni? Cos'è il manuale matrimonio virtuale moderno? Ci sei andato molto vicino, Fabiano? Costruire un computer quantistico è come far vivere insieme creature super sensibili che se interagiscono troppo si distruggono, ma se non interagiscono per nulla, meno per quanto necessario, non combinano un bel niente. Partiamo dal primo punto, il controllo. Sono curioso di cercare di capire come si controlla un qubit. Partiamo col dire che un qubit non è un numero scritto su un foglio, è un oggetto fisico. E per comandarlo devi fargli arrivare il giusto stimolo, sia esso un impulso a microonda, come avviene nei superconduttori, un impulso laser, come avviene negli ioni intrappolati, un campo magnetico, come avviene nei qubit di Spee, o un segnale ottico, come avviene nei qubit fotonici. Ma tutto questo deve essere calibrato al miliardesimo di secondo e al milionesimo di volt, perché se sbagli il qubit perde la sovrapposizione e si spegne. E poi devi rifare tutto un'altra volta. Jimmy, ti uccido! E come arrivano questi stimoli a un qubit? Attraverso le cosiddette linee di telecomando. Possiamo visualizzarci come dei fili, dei canali fisici, attraverso i quali il sistema parla con i qubit. Senza di loro un qubit se ne starebbe lì, immobile, senza fare nulla. Potremmo dire che ogni qubit ha il suo telecomando? Nei computer quantistici ogni qubit è telecomandato, pensate, da decine di linee di controllo per fargli eseguire rotazioni di fase, linee di sincronizzazione per farlo muovere insieme agli altri, linee di lettura per misurarne lo stato. Pensate alla confusione. E infatti uno dei grandi problemi di oggi è che non sappiamo ancora come costruire un cervello quantistico scalabile senza farlo diventare poi letteralmente un groviglio di cavi. Ok. Facciamo finta che abbia capito cosa significa controllare un qubit. Passiamo al secondo punto, il collegamento. Cosa si intende? Vuol dire che è possibile far comunicare fra loro 2 qubit? Ma come fanno 2 qubit a parlarsi? Con una cosa bellissima e delicatissima, ragazzi: l'entanglement quantistico, che è un legame fisico che permette a 2 qubit di influenzarsi a vicenda immediatamente. I qubit si intanglano? Sembra una cosa zuzza. Si parlano fra di loro e fanno anche altro? Comunicare, influenzarsi. A che serve? Questa possibilità dei qubit di influenzarsi a vicenda è fondamentale. E se non puoi far interagire 2 qubit, non puoi eseguire le porte quantistiche a 2 qubit. E senza quelle non hai calcolo quantistico. Quindi anche i computer quantistici hanno le loro porte logiche, un po' come le porte logiche dei computer tradizionali, and, or, not e così via? Ti rispondo di sì, Jimmy, ma delle porte quantistiche intendo parlare fra un po'. Ora concludiamo il discorso sul collegamento fra i qubit attraverso l'entanglement quantistico. Ogni tecnologia ha il suo modo di controllare i qubit. Nei superconduttori i qubit sono collegati tramite risonatori a microonde. Negli ioni intrappolati, i qubit condividono lo stesso moto vibrazionale. Nei fotoni, i qubit interagiscono attraverso interferometri ottici. Ho capito che ad oggi siamo in grado di far comunicare, o meglio, diciamo far interferire fra loro i qubit. E questo poi servirebbe per poter creare le porte quantistiche di cui parlerai tra poco. Però a questo punto, se ricordo bene, non ci dovevi parlare anche del terzo punto, la correzione degli errori? Questo, ragazzi, è un punto fondamentale. Dovete sapere che un qubit sbaglia miliardi di volte più spesso di un transistor classico e per questo è fondamentale essere in grado di correggere gli errori quantistici. Come puoi correggere un errore fatto a un qubit di cui per definizione non conosci lo stato? Devi sapere che il metodo di correzione c'è e si basa sostanzialmente sul fatto che nella realtà un qubit logico è costituito da moltissimi qubit fisici. In pratica, il qubit logico controlla costantemente i qubit fisici che lo costituiscono e se uno di loro si è, girato male, pensiamo ad esempio a un tipico errore di fase, interviene prontamente a riallinearlo con gli altri. Quindi Mario, fammi capire, mi stai dicendo che per avere un solo qubit buono, stabile, affidabile, ce ne servono tanti? Sì, un qubit logico è come un direttore d'orchestra. Tiene d'occhio un'intera sezione di strumenti, qubit fisici, e corregge chi stona.
ogni istante controlla che nessuno dei qubit che lo costituiscono abbia fatto una sciocchezza quantistica, tipo invertito la fase, perso coerenza, assorbito un rumore. Allora, per farlo buono, quante cifre? Centinaia? Migliaia? È così, Fabiano. Forse un giorno ne serviranno meno, ma fino a quel giorno l'unico modo di proteggere l'informazione quantistica sarà quello di dover mettere insieme armate di qubit fisici per costruire un solo qubit logico. Un poco come tempo prima il calcolatore a valvole. Mi ricordo, quella roba occupava intere stanze. Possiamo dire che siamo nel momento ENIAC dei quanti. Macchine enormi, raffreddatori titanici, 1000 cavi, pochissimi qubit veramente utili, ma con un potenziale che nessun computer classico potrà mai eguagliare. Oggi abbiamo imparato che i qubit sono fragilissimi, bastano niente per romperli e per averne uno buono deve arrivare un'intera famiglia. Che vantaggi, che passo avanti per l'umanità. Beh, sì, Fabiano, hai ragione, ma in cambio ci regalano una cosa impensabile. La capacità di affrontare problemi che ad oggi sono praticamente irrisolvibili. Dai, facci qualche esempio. Molecole impossibili da simulare, materiali che non esistono ancora, ottimizzazioni colossali che anche a dei supercomputer richiederebbero tempi geologici per essere portate a termine. Come si istruisce un computer quantistico per insegnarle a risolvere un problema? Ragazzi, finora, e abbiamo già passato tanto tempo su questo primo punto, abbiamo parlato del corpo di un computer quantistico. Abbiamo visto cosa sono i qubit, come si costruiscono, come si collegano e anche, importantissimo, come li proteggiamo. Ma oggi il nostro tempo è finito. La prossima volta vi parlerò della mente, di come si programma un computer quantistico e allora vedremo come si potranno usare nella pratica la sovrapposizione, l'entanglement e, bene sì, quel misterioso oracolo per fare calcoli che nessun computer classico potrà mai imitare. Finalmente siamo arrivati alla fine di questo delirio. Concludiamo la cosa di oggi con un bel brindisi a questi dannati qubit, così fragili e delicati, ma che un giorno forse ci faranno fare cose che oggi sembrano fantascienza. Al futuro del calcolo, ragazzi, che nasce oggi nel silenzio dei superfrigoriferi, ma che un domani farà certamente un gran parlare di sé. E io brindo a voi, miei cari amici che ancora ci state ascoltando, perché se non ci avete capito niente, andate a sentirvi un altro podcast del Vintage People Network, oppure venite a chiacchierare un po' sul nostro gruppo Telegram o seguite i nostri video sul canale YouTube, piuttosto che lasciarvi sorprendere dai miracoli della fisica quantistica. E vai! Dai, passalo! Il mio spritz dov'è? Oh, il mio spritz!